Ciao a tutte, oggi un bel progetto di cucito creativo. Sarà un progetto facile, veloce da realizzare perché si realizza anche con pochissimo materiale. Realizzeremo la lumachina in tessuto. Cambiando la dimensione potete realizzare anche un bellissimo fermaporta o ferma finestra. La mia è profumata, ho messo poca sabbia all'interno ma è ben stabile. La userò come puntaspilli. Qui su interno ci sono con i colori pastello tante decorazioni che uso nel cucito creativo. Guardate che meraviglia. Allora mettiamoci subito al lavoro. Questo progetto servirà pochissimo materiale. Io userò la mussola di cotone per fare la chiocciola e un cotone da tovagliato per fare il corpo, la testa e le braccia. Poi servirà la colla a caldo, tante decorazioni a vostro gusto, nastri, nastrini e la colla a caldo. E per le antenne servirà o degli scovolini o un semplice filo di ferro o filo d'alluminio. L'ovatta a fiocchi con un po' di sabbia per dare peso se volete realizzare questa chiocciola come fermaporta o ferma finestra, o un pochino sempre di sabbia o lettiera per gatti se volete utilizzarla come complemento di arredo da mettere su qualsiasi mobile, anche perché sarà veramente carina da vedere. Potete utilizzarla anche come profumatore, perché all'interno, se volete, potete mettere anche le perle profumate o oli essenziali nell'ovatta a fiocchi, così resterà ben profumata. Allora, iniziamo subito. Sempre nella descrizione del video vi posterò il cartamodello gratuito. Adesso do le misure per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, la testa ha un diametro di 10 cm, il collo invece ha una misura di 2 cm. Qui dove dovete lasciare l'apertura deve essere di 3 cm quasi e mezzo. Le braccia misurano, perché sono anche piegate, misurano piegate 13 cm e la larghezza è di 3 cm. Questo è il corpo della lumachina, quindi da collo a qui misura 14 e mezzo, da qui a qui misura 20 cm. Se volete realizzare il fermaporta o il fermafinestra vi consiglio di fare delle prove e aumentare in percentuale, non so, 30-40% il vostro PDF. Fate delle prove chiaramente. Adesso comunque vedrete, quando finirò la lumachina, la dimensione della mia lumaca, e io la voglio come complemento d'arredo, quindi non la userò come fermaporta o ferma finestra, ma semplicemente la voglio mettere qui nella mia stanza del cucito. All'interno metterò anche il profumo, cioè le perle profumate. Questa qui invece, questa sagoma che troverete in doppio, è la base. Questa misura quindi 14 il doppio, 28 cm, per una larghezza di 5 cm. Alle due estremità io sono andata a creare questa sorta di punta ovale. Allora, dopo aver ritagliato la sagoma del corpo, che ci vorranno due tessuti identici, e la base soltanto un tessuto, troverete tutti i riferimenti sul cartamodello. Cosa faccio? Vado a posizionare la base sul segno che troverete qui sul cartamodello, quindi andate a prendere la penna cancellabile e mettete i segnetti sia su una sagoma che sull'altra sagoma, perché proprio da qui noi adesso prendiamo la base, che è questa, e iniziamo a mettere dritto della sagoma sulla un'estremità, che sono tutte e due uguali l'estremità, su questo segno, in questa maniera, dritto con dritto, così. Qui c'è il segno e qui appoggio la base. A questo punto fermate con le mollettine oppure con gli spilli. Io non metterò nulla, metterò solo due spilli qui e il resto nulla. A questo punto dovete andare a fissare il punto con un fermapunto, punto dritto, lunghezza punto 2,5, iniziate a cucire tutta la base sull'estremità in basso della sagoma. Adesso vi faccio vedere. Mi posiziono sotto la macchina da cucire, sposto l'ago a 1 centimetro dal bordo, faccio un fermapunto e inizio a cucirmi la base sulla sagoma della mia lumachina a 1 centimetro dal bordo, lunghezza appunto 2,5, tensione del filo io la metto a 4.
e blocchi il punto. Allora, ho cucito e mi ritroverò così. Questa è la cucitura. Sto creando profondità a questa lumachina perché deve stare per bene appoggiata sulla base, perché sotto non metterò nulla, quindi non metterò una tavola in legno, quindi sto creando questa profondità per far reggere per bene la struttura da sola, senza bisogno di base in legno da mettere sotto di qualsiasi tipo di piedistallo. Allora, mi sono persa la forbice, quindi mi sono persa la forbice, ragazze, ma com'è possibile? Ecco qua. Allora, adesso che ho applicato la base solo su un'estremità, prendo l'altra, eccola qui, mi posiziono così sempre dove ho messo il segno, che è qui, vado a mettere dritto su dritto, così faccio combaciare anche qui in questa maniera. Qui c'è il segno e qui c'è la cucitura che abbiamo già fatto alla prima sagoma. Fermate e fate la stessa identica cosa a quest'altro lato della sagoma, a quest'altra parte della sagoma. Quindi fermate, aiutatevi magari con mollettine o spilli e andate a fermarvi la sagoma all'altro lato della base, così. È facilissima da realizzare, sarà anche molto carina. Questa è la prima che realizzo, quindi la sto facendo insieme a voi per la prima volta. Ok, una volta fermata anche qui, adesso vado, mi posiziono così sotto la macchina da cucire e vado a fare la stessa cosa, blocco il punto e faccio la cucitura sempre a 1 centimetro dal bordo, da qui fino a qui, e blocchi il punto. Blocco, controllate il tessuto anche sotto. Ok, sono arrivata alla fine e blocco il punto e ci ritroveremo così. Qui ho cucito e questo è il risultato. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a unire il collo della lumachina qui dove c'è l'unione della base, quella che abbiamo attaccato. Adesso dobbiamo portare il tessuto così, perché qui dove abbiamo iniziato la cucitura dobbiamo iniziare adesso a cucire proprio da qui dove c'è il segno e dove c'è praticamente la cucitura che abbiamo fatto. Adesso mi fermo qui per bene il collo e qui dobbiamo anche lasciare l'apertura. Adesso ve lo vado a segnare su carta modello perché ancora non l'ho fatto, quindi intanto mi fermo tutta questa parte del diciamo dorso della lumaca, quindi sulla parte questa qui superiore, questa parte qui, fino a qui, perché qui adesso dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio, quindi qui ci sono le due cuciture, noi dobbiamo adesso andare ad unirle così. Quindi ho fermato, adesso vi faccio vedere dove dovete lasciare l'apertura. Questo, vedete, ho creato la base, quindi la lumachina dopo starà ben alloggiata. Qui dovete lasciare una bella apertura sul dorso, quindi io come riferimento metto 2 segnetti con la penna cancellabile, quindi sulla parte di sopra lasciate questa apertura e iniziate a cucire da dove abbiamo iniziato qui la cucitura della base alle 2 estremità del corpo. Quindi blocco il punto qui e faccio questa cucitura sempre a 1 centimetro dal bordo. Qui mi blocco perché qui deve restare aperto, salto, blocco il punto e faccio la cucitura fino qui dove c'è la cucitura fino alla fine e blocco il punto. Adesso vi faccio vedere.
qui c'è il collo, qui c'è l'inizio della cucitura, metti il tessuto così e inizio bloccando il punto da dove ho iniziato a cucire la base, sempre a 1 centimetro dal bordo. Io qui sto usando una lunghezza appunto 2. Blocco, salto perché qui deve restare aperto, blocco nuovamente il punto e faccio la cucitura fino alla fine, dove ho praticamente finito di cucire la base alle 2 estremità del corpo. E blocchi il punto. E questo è il risultato. Adesso andiamo a tagliare un po' di eccesso e gli angoli, quindi taglieremo qui, taglieremo, io lascerò circa mezzo centimetro dalla cucitura, dove c'è l'apertura dovete lasciare, non toccare, non dovete tagliare nessun tessuto, qui dovete lasciare sempre un po' di margine in più di tessuto. Io lo vado a togliere soltanto qui su tutto il resto. E adesso vado a risvoltare. Ok, mi aiuto con una bacchetta e tiro fuori per bene prima il collo e poi tutto il resto. Dopo aver risvoltato, cosa dovete fare? Dovete prendere un po' di fil di ferro o filo d'alluminio, perché lo dobbiamo inserire qui all'interno del collo. Quindi prendete la misura, perché io lo metterò in questa maniera, prendete una pinza, tagliate, filo d'alluminio è modellabile, quindi non c'è bisogno neanche della pinza. Qui alle 2 estremità io vado a creare un piccolo anellino per evitare che possa bucarmi il tessuto, così, in questa maniera, e stringo. Faccio la stessa cosa anche di qua. E stringo. E poi vado a stringere anche questa parte qui. Così, e adesso lo vado a inserire all'interno del collo, perché adesso questo collo stretto e lungo deve sorreggere la testa della lumachina. Allora l'ho fatto arrivare qui in questa maniera. Adesso prendete l'ovatta a fiocchi, andate a riempire tutto il corpo. Se riuscite potete mettere anche un pochino di ovatta qui all'interno del collo. Allora, ho riempito con un po' di ovatta anche il collo e questa parte qui. Adesso prendete un sacchetto per alimenti, prendete un po' di sabbia, io userò la lettiera questa per gatti, ne metterò pochissima perché comunque la mia, come potete vedere, ha una dimensione da complemento d'arredo da tenere qui sul mio tavolo del cucito. Ma se volete realizzare un fermaporta, un ferma finestra, dovete stampare il cartamodello o nel formato A3 e vi verrà bella grande, se no andate a fare delle prove e aumentate, non so, del 10, del 20, del 30, del 40% la sagoma che vi posterò nella descrizione del video. Lì dovete fare delle prove e decidere che dimensione volete voi in base all'uso che ne dovete fare. Quindi dopo aver messo un pochino di sabbia, c'è anche un sassolino qui, lo tolgo, vado a chiudere, vado a fare un bel nodo
tolgo l'eccesso della plastica e la inserisco qui all'interno e me la vado a sistemare qui sulla base e poi continuo a riempire con l'ovattafiocchi. Perfetto, adesso continuo a riempire con l'ovattafiocchi. Nel frattempo prenderò le perle profumate e le metterò all'interno così sfuse, senza mettere nessun sacchetto neanche in tullo. Le metterò proprio sfuse qui all'interno, quindi io continuo adesso velocizzo e vi faccio vedere il prossimo step. Allora, come potete vedere ho riempito tutta la struttura. Qui adesso accendo la pistola a caldo e vado a chiudere questa apertura con un puntino di colla, altrimenti potete anche cucire, tanto qui non si vedrà nulla perché dopo, anzi adesso andremo a realizzare la chiocciola che andrà poi posizionata qui, quindi non si vedrà nulla per questa ragione, però potete, ripeto, chiudere come volete. Adesso accendo la pistola e mi vado a chiudere questa parte qui che è rimasta aperta. Allora, adesso vado a realizzare la chiocciola. Prendo due tessuti, questa è mussola e questa è 100% cotone, ma voi utilizzate i tessuti che avete che andranno più che bene, qualsiasi tipo di tessuto. Adesso do la misura. Questo tessuto misura 61, ma fatelo anche da 65, non cambia nulla, di meno no, per 7 di altezza. Adesso metto dritto con dritto e vado a cucire qui, qui e qui lascerò aperto, lunghezza punto 2,5, tensione del filo a 4 e vado a cucire a bordo piedino sui 3 lati e qui lascio aperto. Dopo aver cucito adesso mi distanzio dalla cucitura di mezzo centimetro e vado a togliermi tutto l'eccesso e adesso vado a risvoltare. Una volta risvoltato, se volete andare a stirare, fa caldo, io non stirerò, adesso tirerò per bene fuori queste cuciture così con le dita e da qui, da dove è aperto, adesso vado a riempire con l'ovattafiocchi, però non dovete riempire tanto perché adesso dobbiamo poi, una volta riempita, girare questa, formare una girella, quindi se è troppo imbottita non girerà bene, quindi riempitela ma non troppo. Allora, ho riempito, vedete è morbida, non è fitta l'imbottitura all'interno. Ho riempito per bene questo tubolare, adesso qui aperto dovete inserire il tessuto di 1 centimetro all'interno e lo andate a chiudere o con colla o con un punto di cucitura a mano o con un punto di cucitura sotto la macchina da cucire. Io metterò un puntino di colla qui e vado a chiudere. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere una qualsiasi estremità, decidete il lato che volete che si vedrà, io voglio che si vedrà il quadrettino e iniziate a girare così. E mano a mano adesso dovete prendere ago e filo e fissare per bene, la colla qui non funziona, ve lo dico subito, ago e filo e date 2 punti di cucitura sia da un lato che dall'altro e fissatela per bene, ogni giro dovete dare punti di cucitura, quindi punto di cucitura qui e un punto di cucitura su quest'altro lato. Così pizzicate sia questo tessuto che questo e fermate ogni qualvolta, ogni giro dovete fermare, fare questo lavoro, cucitura di qua e cucitura di là. Ok, qui ho fatto, adesso giro nuovamente così e vado a dare 2 punti di cucitura di qua e 2 punti di cucitura di qua, questo ogni qualvolta io vado a realizzare il giro. Adesso velocizzo e vi faccio vedere cosa dovete fare quando arriviamo qui alla fine. Allora, ho cucito questa parte qui alla fine dovete lasciare libero da cucitura perché potete anche incollare circa 9 centimetri. Cosa dovete fare? Dovete accendere la pistola a caldo perché questa adesso verrà posizionata in questa maniera, così. Quindi qui adesso potete anche mettere un po' di colla o se no cucite, vedete voi. Io questa parte qui lascerò di circa 9 centimetri, metterò un puntino di colla e poi me la vado ad incollare qui mettendo la colla qui sul dorso e la fisserò così. All'interno metterò anche dei puntini di colla qui per evitare magari che si possa spostare.
Quindi ho acceso la pistola, adesso iniziamo ad incollare. Allora, si è incollata per bene perché ho aspettato proprio che si asciugasse bene, però anziché attaccarla adesso aspettiamo un attimo, andiamo a realizzare le braccia e la testa. Questo è il cartamodello, troverete l'indicazione dove dovete lasciare aperto, prendete i due tessuti, li mettete dritto con dritto, la sagoma, disegnate tutto intorno e lasciate l'indicazione dove deve restare aperto. Dopodiché andate a cucire con la lunghezza più corta del punto, iniziate proprio da dove resterà aperto, bloccate il punto e fate questa cucitura tutto intorno alla sagoma e qui vi bloccate perché qui deve restare aperto. Stessa cosa all'altro braccino. Per la testa qui manca il collo, però sul cartamodello troverete anche il disegno del collo. Disegnate tutta la sagoma sui due tessuti messi dritto con dritto, fermate con gli spilli e andate a cucire proprio qui sul collo, bloccate il punto e fate sempre con una cucitura con la lunghezza del punto più corta che avete, questa cucitura tutta intorno alla sagoma, compreso il collo, e qui bloccate perché qui resterà aperto. Io ho già cucito, anche perché i passaggi sono uguali a quelli delle bambole di pezza di cui vi ho fatto il tutorial, il procedimento è identico. Una volta cucito andate a ritagliare il tessuto in eccesso distanziandovi di 5 mm dalla cucitura. Anche qui la stessa cosa, dove c'è l'apertura sulle braccia lasciate sempre un po' di margine in più di tessuto perché dopo lo dobbiamo inserire all'interno. Quindi adesso vado a ritagliare e vado a risportare tutti e tre i pezzi. Ho ritagliato e adesso dall'apertura io vado a risvoltare il tutto. Dopo aver risvoltato tutti e tre i pezzi, adesso prendete l'ovatta a fiocchi e andate a riempire le braccia e la testa. Allora, dopo aver riempito la testa e aver inserito il collo all'interno, aver imbottito le braccine e chiuso l'apertura, almeno io la chiuderò con un puntino di colla, ma potete anche cucire. Dopo aver fatto questo, adesso andiamo ad assemblare tutto. Quindi chiudo bene qui. Vado a rifilare il tessuto perché esce anche un pochino di colla. Ok, adesso possiamo assemblare questa bella lumachina. Allora, per prima cosa io vado ad incollare la testa, quindi mettete colla qui all'interno, mettete colla qui all'interno e inseritelo qui. Dopodiché capovolgete, mettete altri puntini di colla intorno e aspettate che si asciuga, così. Aspettate che si asciughi per bene, e poi vi faccio vedere il prossimo step. Ok, aspetto che fa presa per bene. Che carina, guardate, fa anche il mento. C'ha anche il mento questa bella lumachina. Ora poi la disegniamo, anzi io la disegno subito gli occhietti così ho più, così mi fa un po' impressione, ecco, senza occhi. Devo capire un attimino perché guardandola mi renderò meglio conto di come verrà il tutto. Ok. Allora, una cosa importante, io la testa non la metterò così, la sto mettendo leggermente inclinata verso di me. Girata così, perché poi qui devo andare ad incollarci. Ok, quindi mi raccomando, decidete subito il verso di come volete la testa, io la metterò così. Ok,
Adesso si va ad incollare così, quindi mettete colla qui sul dorso fino a qui, chiaramente non mettetela fino a qui, dovete incollare adesso questa parte qui, altrimenti mettete la colla qui. Io la metterò qui, quindi metto colla qui e la vado a fissare così, e aspetto che si asciuga, che fa presa. Adesso arriva la parte più bella, cioè la decorazione. Sul cartamodello io vi ho disegnato gli occhietti, cioè un occhietto e l'altro va fatto nello stesso identico modo, e la boccuccia, dove dobbiamo adesso posizionare le antenne, e poi la parte decorativa, quella a gusto vostro. Io vi farò vedere come andrò a decorarla. Allora, per il momento le braccine non le metto. Io ho deciso che con le braccine la mia lumachina terrà questo barattolino con tutti questi bottoncini decorativi all'interno. Mi piace tantissimo il giallo anche abbinato al lilla, e all'interno ci sono tutti i colori pastello, tutti i bottoncini di colore pastello. Allora, vi dicevo, le antenne, il fiocchetto lo facciamo dopo. Ho preso 2 filo d'alluminio, adesso vi do la misura con cui realizzerò le antenne a questa bella lumachina, però queste antenne io le andrò a rivestire con la lana, quindi adesso vi faccio vedere come fare. Allora, queste misurano 10 centimetri e mezzo, tutte e due. A questo punto prendete la colla a caldo, prendete la lana o il cotone, insomma quello che avete, se no potete lasciarle anche così. Io voglio rivestirle con il lilla, con questa lana di colore lilla, quindi metterò un puntino di colla ogni tanto, aspettate perché ancora è fredda, e andrò a rivestire semplicemente appoggiando la lana e girando il filo di lana per tutta la lunghezza di questo filo d'alluminio. Potete utilizzare anche il filo di ferro, o se avete potete utilizzare anche gli scovolini, che sono anche modellabili. Io prima vado a rivestirla incollando così di tanto in tanto la lana al filo, e dopo andrò, una volta decorata, andrò a formare una curvatura, poi vi faccio vedere come, alle antenne. Intanto aspetto che la colla riscaldi per bene e vi faccio vedere. Allora, la colla è pronta, un puntino di colla, lascio circa 1 centimetro non rivestito con la lana, e inizio ad incollare l'estremità così. Dopodiché vado a girare per tutta la lunghezza, ogni tanto magari metto un puntino di colla e vado a rivestirla tutta. Quindi io continuo e vi faccio vedere, dopo averle rivestite, come vanno inserite all'interno e come vanno modellate. Poi prendete 2 palline di legno, chiaramente il foro deve poter entrare, mettete la colla all'interno ed incollate solo un'estremità. Potete anche mettere dei pompon invece della pallina in legno. Io un pompon bianco o lilla non ce l'ho di altri colori, quindi preferisco mettere queste palline in legno che mi piacciono tantissimo. Adesso prendete un punteruolo, prendete il cartamodello e andate a segnarvi sulla testa, sulla sagoma, dove va posizionata l'antenna. Quindi io prendo il mio cartamodello e vado, anche se potrei farlo a occhio, ma per farvi capire andate a mettere i 2 segnetti così. A questo punto accendete sempre la pistola a caldo e andate ad effettuare un foro. In questo foro adesso inseriremo un'antenna. Come va fatta questa curvatura? Io userò questi, ma potete utilizzare qualsiasi cosa di tondo, userò il barattolino, lo appoggiate così e andate a creare questa forma così. Cercate di farli uguali, magari modellatelo poi con le mani così, e a questo punto vado a provare, perché lo dovete inserire adesso all'interno, e mettere all'interno un pochino di colla. Cerco di allargare il foro
provo un altro pochino, prendo una forbice, faccio un piccolo taglietto per allargare il foro, perché dovete inserire bene adesso almeno un bel centimetro all'interno. Ok, prendo la pistola, metto la colla qui all'interno e inserisco subito la prima antenna. Vi aspetto che si asciughi. Che amore, bellissima. Ok, e poi farò la stessa cosa anche di qua e metterò l'altra. Guardate che bella. Adesso colla su un braccino che andrà attaccata qui. Aspetto che si asciuga e vado a fare la stessa cosa anche all'altro braccino, così, e incollo anche qui. Adesso provo il barattolino. Perfetto. Se volete potete incollare o cucire anche le manine, tanto il barattolino entrerà ed uscirà senza problemi. Io un puntino di colla lo metterò proprio qui e unirò le due manine così. Che bella. Allora, io ho messo anche due fiocchetti, ho incollato qui sulle antenne. Guardate che meraviglia, ho messo un fiocchettino anche qui decoratela adesso come piace a voi, mettendo dei fiorellini, sia fatti col pannolencio oppure delle decorazioni, fiori artificiali. Questa ad esempio è una passamaneria, io qualche fiorellino poi lo metterò qui, incollerò qui due o tre fiorellini, adesso vediamo, con del pannolencio potete creare delle foglioline. Io ho messo qui anche la scritta handmade, sempre con un puntino di colla e un fiocchettino fatto con l'organza, che dire, ancora continuo a decorare. Vado a realizzare anche qualche altra fogliolina, ma potete mettere anche dei fiori artificiali, adesso a gusto vostro decoratela per bene. Adesso incollerò qui questa passamaneria, a me giallo e il lilla mi fa impazzire, mi piace tantissimo. Adesso con un puntino di colla mi vado ad incollare, sì, metterò anche questo, ma anche il rosa, perché no, sì, e metterò anche qualche fogliolina di qua e di là, questo qui sul corpo. Adesso vi faccio vedere anche come disegnare gli occhietti, disegnatevi perché avete lo schema del disegno degli occhietti e della boccuccia, prima con la penna cancellabile, così se non siete convinte andate col ferro da stiro e la penna cancellabile col calore va via. Non appena siete convinte prendete il pennarello a punta fine con inchiostro indelebile nero e andate a disegnare il contorno e riempire dove deve essere nero. La boccuccia non la fate magari col nero, fatela col marrone o con il rosa, col nero magari no. Quindi un po' di fard e la lumachina è finita. Questa sarà la mia lumaca puntaspilli come complemento di arredo qui da mettere sul mio tavolo, ma ripeto, adesso vi do anche la misura di questa lumachina, se la volete realizzare come fermaporta sarà anche molto bella, bellissima, però dovete ingrandire il cartamodello, fate delle prove come vi ho già detto e scegliete voi la dimensione, riempite con tanta sabbia che fa peso sulla base. Poi il procedimento per cucirla sarà identico. La mia lumachina è finita, guardate, ho messo anche il colore sulle guance,
ho ricalcato poi, ho colorato per bene il colore all'interno e questo è il risultato. Ha un visino dolcissimo, non so se mettere anche 2 punti luce con l'acrilico bianco qui sulle guance, molto probabilmente lo farò. Che dire, a me piace tantissimo. Questa sarà la mia puntaspilli profumata, perché all'interno ho messo anche le perle profumate. Adesso do anche la misura, eh. Allora, io non l'ho riempita con molta sabbia, ma se volete fare un fermaporta o un fermafinestra, dovete aumentare il cartamodello in percentuale, non so, magari provate ad aumentare del 30 o del 40 o del 50%, fate varie prove stampando il vostro cartamodello, magari andate in cartolibreria o se avete la stampante fate delle prove a casa. Allora, questa lumachina finita misura 20 di larghezza per un'altezza di 16 centimetri, una bella lumachina devo dire. Allora, ricordo a tutte, se volete, se vi piace quello che realizzo, potete iscrivervi al mio canale, l'iscrizione è gratuita e attivate anche la campanellina che trovate su in alto, così ogni qualvolta pubblicherò un tutorial vi arriverà una notifica. Che dirvi, se vi è piaciuta questa bella lumachina, un cuoricino che mi aiuterà tantissimo nel continuare ancora qui su YouTube, un commento che a me ovviamente fa sempre piacere, e se potete anche una condivisione. Se volete invece pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial, io vi aspetto su Facebook nel mio gruppo privato Il Cucito di Miu, che ho aperto per dare la possibilità a tutte voi di poter pubblicare i vostri lavori. A me fa sempre piacere vederli. Detto questo, vi saluto a tutte, abbraccio tutte voi, io e la lumachina vi aspettiamo al prossimo tutorial. Ciao a tutte!